Ciao a tutti amici! Allora, ho fatto questa brevissima introduzione con i pianoforti, giusto per farvi sentire il suono, come esce dal punto di vista audio da entrambe le tastiere, Nord Stage 3 e Nord Stage 4, entrambe compact, quindi diciamo, siamo in una condizione così, diciamo, alla pari. E ora, io ho provato a lavorare con entrambe, nel senso che ho fatto dei piccoli tentativi proprio di utilizzo. Allora, le differenze ci sono, soprattutto da quel punto di vista. Poi dal punto di vista sonoro ce ne sono altre che adesso poi vi sottoporrò. Vi sottopongo la prima. Questo era un suono di pianoforte. Ora, per esempio, metto un suono di piano elettrico, è il 7, quello diciamo con l'amplificatore già registrato dall'amplificatore. Volume è lo stesso. Il touch è cambiato, nel senso che qui ne abbiamo 4, qui ne ho 3. Ma al di là di quello, il suono così mi sembra. Al di là adesso chiaramente ragazzi potrebbero esserci dei volumi leggeri, io il volume l'ho messo uguale, il volume qui è al massimo, qui è al massimo, perché tempo fa giustamente una persona mi ha detto i volumi sono diversi, con i volumi diversi non si capisce, perché in effetti l'effetto del volume, anche se è leggermente differente, è devastante sui suoni, nel senso che uno percepisce proprio due cose come se fossero una bella e una brutta, semplicemente perché il volume è diverso, oppure una più piena e una meno piena. Una cosa che ho notato è questa, ve la sottopongo subito. Amplificazione, lascio tutto flat, tolgo anche il drive, amplificazione, anche qui lascio tutto flat e metto il twin da tutte e due le parti. Veramente c'è un abisso, nel senso che ora io ho paura di aver sbagliato qualcosa perché mi sembra impossibile. Questo è il suono del twin, non c'è niente. Quindi al massimo della. Non c'è bright, non c'è niente su entrambi. Questo è veramente super bright. Non oso se alzo gli acuti diventa proprio super bright. Non so, questa cosa qui non ho capito esattamente come mai succede. Anche con il drive siamo. Tutto estremamente più chiaro. Non vorrei commettere qualche errore, ma non mi sembra, nel senso che è tutto uguale, anche quello small. Questo sembra svuotarsi con l'amplificatore invece che arricchirsi. Poi chiaramente abbiamo a disposizione tutto. Aggiungo medie e arrivo lì. Però partiamo da due mondi un po' diversi. Questa è una cosa, per esempio, che volevo dirvi, che ho notato. Se qualcuno di voi ha capito dove sta il problema, me lo faccia sapere perché è importante. Più che altro perché questa cosa poi si ripercuote su tutto, cioè nel senso, ora io sto usando l'amplificatore sul piano, ma chiaramente se io dovessi usare l'amplificatore, cioè nel senso se dovessi usarlo su un synth, per esempio, il risultato sarebbe questo. Ora chiaramente non riesco a fare le cose. Questo è il drive del twin. Scusate.
Per avere una cosa simile devo mettere gli acuti al massimo. Ecco, per i synth, per esempio, sta funzionando meglio, nel senso che sembra di più l'ampli. Ha proprio un carattere differente. Vabbè, questo era un esempio. Adesso parlo delle differenze, diciamo così, sonore che ho riscontrato, ma questa è un dettaglio che probabilmente poi capiremo più facilmente. Ora volevo scorrere un pochino di preset, tenendoli allo stesso volume, per farvi sentire quella che è la cosa che salta subito all'occhio. E c'è che adesso lui sta facendo l'arpeggiatore. Nel senso che il suono Nord viene fuori così com'è, insomma, in modo sempre abbastanza riconoscibile, no? Avete sentito che la pasta è più o meno la stessa. Questa cosa degli amplificatori poi cercherò di capire. Ora, le possibilità che ci sono in questo caso sono migliorative anche dal punto di vista lavorativo, cioè dal punto di vista così professionale di utilizzo, per quello che riguarda in particolare il synth, quindi Nord Lida 1 e Nord Wave. Le possibilità chiaramente sono migliorate anche dal punto di vista degli effetti, nel senso che noi possiamo utilizzare gli effetti separatamente per ognuna delle sezioni. Per ognuna delle sezioni abbiamo delle funzioni nuove. Ecco, questa cosa degli effetti separati e di tutte le possibilità nuove che ci sono merita un piccolo, diciamo, approfondimento. Non tanto per il fatto che, come sapete, io di solito non mi occupo nel dettaglio di queste cose, ma perché cambia radicalmente anche le possibilità sonore. Quindi il discorso del video che stiamo facendo che riguarda il suono è importante in questo senso, perché certe opportunità che prima non c'erano, cioè in questa sezione, praticamente qui noi abbiamo l'opportunità per ognuno dei synth, che sono tre, perché ci sono tre fonti, oppure per i pianoforti, stessa cosa, che sono due. Noi possiamo scegliere se gli effetti vengono utilizzati su tutte e tre, in questo caso le sezioni del synth, oppure solo su una. Nel momento in cui ne scegliamo una, vi faccio un esempio, questo suono che sto facendo ha questo effetto che si chiama pump. Io voglio che però, quando utilizzo il pedale d'espressione per uscire, su questo suono il pump non ci sia, quindi lo tolgo di lì, ma mi rimane sugli altri due slider. Se su questo suono invece voglio utilizzare un altro di questi effetti, lo posso fare separatamente. Questo vale per i pianoforti e vale per tutto il resto. Se vado sui pianoforti, io qui ho due pianoforti. Tolgo un attimo il pad per farvi sentire. Ho messo due pianoforti insieme, ora voi non vedete questa sezione, ma giro leggermente la camera e vedete qui i due piani FM che ho utilizzato. Posso accenderli e spegnerli entrambi, utilizzarli entrambi e su ognuno dei due lavorare nella sezione. Questa è la differenza fondamentale. Invece dei due pannelli ci sono due di questi, due organi, upper and lower e tutto il resto, e poi qui abbiamo questa sezione che dicevo.
Ora io sui pianoforti, per esempio, in questo caso, posso scegliere se su uno dei due, io ho messo questo delay, l'ho messo sia sull'A che sul B, ma posso volerlo solamente sull'A, sul B mi rimane e sull'A no, come vedete. Questo vale per tutti gli effetti, reverbero, qualsiasi cosa. Ecco, questa era una cosa importante che volevo farvi vedere perché in effetti questo cambia radicalmente molte cose. È tutto sul sintetizzatore, per esempio, si lavora in modo velocissimo. Ogni volta che volevo farvi vedere un po' di queste cose perché sono davvero belle. Scusate il casino in casa, ma custodie, cose. Allora, qua noi ogni volta che lavoriamo su una delle parti del synth, noi abbiamo a pannello tutto quello che ci serve. Su ognuno lavoriamo in modo indipendente, è come se avessimo 3 sintetizzatori separati. Possiamo scegliere il tipo di onda e ce ne sono di tutti i tipi, dalle pure fino a quelle multi, super, sync. Ora c'è, come vedete, passo da quelle pure fino, ci sono gli FM, ci sono le wave, questi sono solo i sintetizzatori, e quelle multi, le super, e ce ne sono, ci sono anche qui tutte le forme d'onda, diciamo, moltiplicate, poi le sync, cioè è veramente una cosa micidiale. Questo per 3, e in più abbiamo anche chiaramente tutti i samples con le categorie. C'è il bright e si naviga e si uniscono tutte le cose in modo velocissimo, e su ognuno, ogni volta che andiamo in una delle sezioni interne al synth, alla sezione di synth, quindi tutti i parametri, filtro, oscillatori, LFO, ogni volta si apre il pannello e ci si lavora sopra. Cioè è veramente bellissimo, ragazzi, è bellissimo, veramente. Cioè, da questo punto di vista è incredibile. No, vi volevo far vedere queste cose perché sono importanti, e soprattutto perché questa questione degli effetti cambia radicalmente l'approccio, cioè avete veramente tantissime possibilità. Questo era importante. Solo una piccola così analisi separata dal resto. Scusate l'audio, ma sto facendo dei suoni, sto scoprendo delle cose, ho voluto metterle nel video. Nel caso dei pianoforti abbiamo in entrambi i casi il timbro bright, medio, soft, con più medie, più naso e bright. Qui stessa cosa. Suonano leggermente diverse queste cose, però ripeto, non vorrei, adesso devo contenere sotto controllo tutto per capire dove stanno le differenze, ma la pasta mi sembra la stessa. C'è anche la tastiera da considerare, no? Che cambia, quindi sono tante le cose da considerare. Sento delle lievi differenze rispetto a prima. Poi qui c'è l'unisono fino a 3, c'è questo Dynacomp che alza al minimo praticamente. Molto importante. Questo è molto comodo, perché se io voglio meno range dinamico e voglio tirare su un po' soprattutto con questa tastiera, posso rendere più omogeneo il sound di un pianoforte, per esempio, dove è importante. Stessa cosa vale per i piani elettrici, tutto quello che riguarda l'aspetto del pianoforte. Allora, io ho già fatto una recensione, così, un primo approccio con la Nord Stage 4, ho già fatto ascoltare molti suoni. Ora ne facciamo un confronto di suoni.
Qui il controllo è più immediato perché Nordwave ha questa possibilità, no, con gli slider di intervenire immediatamente sul suono, scegliendo cosa utilizzare in modo velocissimo. Abbiamo tutti i controlli qui a vista. E non che qui non ci siano, il Nord Lead A1 lavora in un modo diverso. Diciamo che l'unica differenza che si sente, siccome sono due sintetizzatori diversi, è proprio un approccio diverso. Un approccio diverso al sound design perché sono passati tanti anni e quindi insomma in 5 anni credo, non ricordo, sono successe tante cose e sono cambiate tante cose. Questo, quello che era moderno 5 anni fa, ora magari risulta meno attuale. Considerate che io qui sto. Stavo lavorando solo con un pannello da una parte e con, diciamo, tutto da questa parte. Insomma, non ci sono problemi in entrambi i casi. E se la domanda è... se la domanda è ho bisogno di cambiare, allora c'è un discorso da fare. Per quello che riguarda queste due, cioè le compact, per esempio, la questione dei drawbars c'è da tutte e due le parti. Questi sono più belli, hanno i LED, le luci, insomma, non so come chiamarle, però insomma, quindi si illumina tutto il baraccone e fa un altro effetto. Qui invece abbiamo una situazione di drawbars più semplice, ma comunque è tutto anche qui a portata di mano. Le differenze sull'Hammond io un po' le sento, ho l'impressione in quel caso invece, per esempio, se vogliamo entrare nel dettaglio, se metto, è solo una questione di volume, nel senso che se metto. Non lo so, però qui ho. Non lo so, è un po' diverso, ma è una cosa talmente impercettibile che bisogna suonarlo per capire cosa intendo. Poi c'è questa differenza di volume, ma adesso qui sembra tutto nella stessa situazione. Non so da che cosa possa dipendere. È tutto uguale. Vabbè, a parte questo, avete sentito che la sensazione è la stessa. Poi nel momento in cui
questo sembra più aperto, adesso mettiamo il drawbars nella stessa situazione. C'è una differenza di volume notevole. Vediamo la saturazione. È tutto un po' più aperto. Sì, la sensazione è quella che sia tutto leggermente più aperto in alto, amplificatori in particolare, tipo con un Rhodes, classico EP1. Partiamo dal piano, mettiamo per esempio un phaser, lo impostiamo nella stessa maniera. Provo con un chorus. Ecco, cioè era per dire che comunque dal punto di vista delle possibilità abbiamo un'ottima situazione, nel senso che mentre qui noi possiamo fare delle scelte ma sono limitate, perché alcuni effetti possiamo usarli su un synth, sul piano e sull'organo e con i due pannelli, qui noi possiamo addirittura nel caso del sintetizzatore possiamo scegliere quale dei layer noi vogliamo fare in modo che ci sia l'effetto. Questa cosa qui è una delle cose positive, in più ce ne sono altre, ma comunque alcuni problemi sono rimasti, tipo, allora, un problema per esempio che ho riscontrato insieme anche a dei colleghi spesso è il problema del retriggering dell'LFO, per esempio, che sulla Nord Stage ci si trova poi in certe condizioni dove magari si vuol fare una sorta di sidechain a tempo, cose del genere, ci si ritrova a farlo con la mod wheel perché non si riesce a impostare il retriggering sull'LFO, cosa che su molte workstation è facilissimo da trovare. Credo che anche qui questa cosa non sia stata aggiustata, però vabbè, insomma, sono dettagli, questo è una cosa. Anche il fatto che non si possa scegliere per esempio se il rotary mandarlo in fast solamente su una sezione oppure solo sull'organo, magari lo voglio mandare in fast su che ne so, un piano, tenere il pianoforte, quello con il pianoforte nel Leslie tipo Pink Floyd per dire, e usare l'organo con il fast e lo slow a parte. Piccole cose che forse poi scavando si trova il modo, però mi è sembrato di capire che alcune non sia possibile farle, ma questi sono dettagli che vi sto riportando solamente perché se ne parla tra tastieristi per le esigenze di ognuno, però per altri versi, dal punto di vista sonoro, state sentendo che le possibilità e la potenza di questi strumenti è meravigliosa. Tra l'altro possiamo agire
credo non si possa arrivare più o meno negli stessi posti. Qui c'è, come dire, un atteggiamento che comincia a diventare più, non da workstation, non mi fraintendete, comunque un po' più hanno migliorato delle cose dedicate proprio a chi ha delle esigenze in particolare, però rimane comunque una stage. Questa è una stage. Io suonandole devo dire che mi trovo bene con entrambe, anche sul pianoforte, quelle cose. Adesso parlando della tastiera della Compact, che è chiaramente una tastiera waterfall organistica, in entrambi i casi io sento una buona risposta e non ho problemi. Questo per dire, la Nord Stage 4 è una novità, ha veramente un suono molto bello e molto caldo. L'altra volta dicevo una cosa importante che ho notato, che in alcune situazioni come queste, se io accendo l'organo, sentite che bella sensazione, no? Come se fossero, le cose fossero già mixate bene. E questa è una gran cosa. Siamo lì. Forse qui c'è, lavorandoci senza andare nel dettaglio, ci si ritrova ad avere un pochino più di media. Ma è, cioè, toccando si va in tutti e due i posti, in tutti e due i modi nello stesso posto. E sono solo dei casi. Lavorando mi rendo conto che qui mi trovo più spesso di fronte a una media, che qua trovo di meno, mi sembra un po' più scavato, ma ragazzi, prendete questa cosa con le pinze, nel senso che è solo una sensazione. Era per farvi sentire che suonano più o meno nello stesso modo, quindi poi le scelte fatele voi, andate a vedervi i video dove vi spiegano esattamente cosa è cambiato. Io sono sempre un po' così, insomma, magari superficiale da quel punto di vista, però dal punto di vista sonoro cerco di farvi arrivare la mia sensazione, e anche così artisticamente l'utilizzo, professionalmente, tutte queste cose qua, la sensazione che mi arriva. Ringrazio SynthCloud per avermi dato l'opportunità di provare queste tastiere in questa condizione, e ringrazio Daniele, oggi ci sono un sacco di amici, ringrazio Daniele, ringrazio Alex e Giuseppe, ci sono un po' di amici con cui poi andremo a farci una bella cena di carne qui in Puglia. Ringrazio voi come sempre, che in qualche modo mi date una mano a portare avanti questo canale, mi supportate, quindi scrivete, commentate, ditemi cosa ne pensate. Una cosa importante, io sto per andare in vacanza, quindi non so quando smetterò di postare video, ma come tutti gli anni mi prendo un momento di vacanza, che in realtà non è una vacanza, lo faccio perché normalmente d'estate lavoro molto e quindi niente, sono in procinto di partire in tour, e quindi magari fra un po' non vedrete più il sabato uscire i miei video. Comunque fatemi sapere cosa pensate di questo confronto. Un abbraccio, ciao ciao.